Ciao, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vorrei proporvi un qualcosa di facilissimo da fare, quindi adatto anche alle principianti. Avevo un gomitolo, dopo vi faccio vedere, vi spiego anche del gomitolo, e così ho voluto fare una sciarpa con il cappuccio, che però man mano nel tutorial voi vedrete che questa sciarpa può diventare semplicemente una sciarpina, ma può anche diventare un coprispalle non chiudendo il cappuccio. Quindi il cappuccio è così, eccolo qua. E questo è il mio collo cappuccio che ho voluto realizzare. Adesso non riesco a metterlo, la treccia messa di qua. Comunque sia, rimane in questo modo. È un collo cappuccio. Ora, vedi come rimane? Rimane con le punte qui in fondo, con le puntine qui in fondo, e l'ho bordato con un filato che avevo, ma ovviamente si può lasciare anche così e fare il giro come se fosse una sciarpa, se non che dietro copre molto di più, soprattutto nella zona, per quanto mi riguarda, un po' più delicata, quindi quella della cervicale. E andiamo subito al tutorial. Spero che vi piaccia, è una cosina piccolina e vediamo se può piacervi, ok? Andiamo al tutorial. Mi è arrivato questo gomitolone. Allora, stiamo parlando di un vellutino, quindi una ciniglia, e si chiama Gold Velvet e ci sono 245 grammi e 245 metri. Ok, con questo appena l'ho visto ho detto qui ci voglio fare una sciarpa col cappuccio e vediamo se mi viene. Quindi e devo farla, ho solo un gomitolo, quindi devo pensare di riuscire a farla con questo solo gomitolo. Se vi piace, comunque se ci sono tanti colori, vi lascio comunque il link proprio nel box informazioni. Eccolo qua, qui trovate 245 grammi e 245 metri. Ok? Si vede bene. E mi piace tantissimo. È una ciniglia, tra l'altro. Io ne ho prese tante di ciniglie. Questa è una ciniglia che non si disfa, quindi è molto ben fatta. Guarda, la puoi vedere anche tu. Molto ben fatta, molto compatta, si potrebbe addirittura utilizzare come pellicetta per i nostri lavori, ma visto che ne ho 245 metri, io vorrei provare a fare una sciarpa. Questa sciarpa che vado a fare, la voglio fare semplice, semplicissima, proprio una sciarpa proprio anche per principianti. Quindi prendi l'uncinetto, prendi qualsiasi filato che tu hai, io lo sto usando con questo, ma ovviamente tu non puoi avercelo perché io te lo sto presentando adesso, lo metterò sicuramente anche in una recensione. Comunque prendi il filato che hai, l'uncinetto adatto al tuo filato, per quanto mi riguarda provo col 4,5 e partiamo insieme. Allora, prendiamo il nostro filato, la codina la tieni sulla sinistra se la tua mano è quella destra, quella con la quale lavori, poi inserisci l'uncinetto tra i due capi, vedi? Tra questo che è quello corto e quello che va al gomitolo, fai una torsione, prendi il filo e lo porti all'interno. Mi fai 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, vai sulla prima delle 3 catenelle, che è quella iniziale, entri, prendi il filo e lo porti all'interno. Adesso hai 3 asoline sull'uncinetto, chiudine 2 alla volta, quindi chiudi 2 e chiudi 2. Rifacciamo la stessa cosa, filo sull'uncinetto, entra proprio dove sei entrata anche la seconda volta, quindi nella prima catenella, prendi il filo e chiudi 2
e chiudi 2. Ok, abbiamo le nostre prime 3 maglie alte, il nostro primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle e poi giriamo il nostro lavoro. Filo sull'uncinetto, vai sulla prima maglia alta e fai una maglia alta. Quindi abbiamo fatto 2 maglie alte nella stessa maglia. Vai nella seconda maglia alta e fai una sola maglia alta. Vai nell'ultima maglia, che è quella dove ci sono le catenelle, quindi vai in testa, prendi il filo e fai una maglia alta e di nuovo entrando nello stesso punto una maglia alta. Adesso da 3 maglie alte che avevamo, adesso ne abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo 5 maglie alte. Se vuoi aiutarti, prendi un segnapunto e inseriscilo nella terza catenella 1, 2 e 3, nella terza catenella iniziale, e adesso che gireremo e faremo il terzo giro, ne prendiamo un altro, scusami, non mi ero preparata, ok, e lo metteremo adesso qui. Allora, qui abbiamo finito il secondo giro, andiamo a fare il terzo giro. 1, 2 e 3 catenelle, gira il tuo lavoro. Sulla terza catenella inserisci il tuo marcapunto. Ok, in questo modo. Sulla terza catenella. Vedi? 1, 2 e 3. Adesso, scusami, mi si è contorto tutto. Adesso inserisciti da dove parte questa catenella, vedi questo è il primo foro, entra e fai una maglia alta, quindi ne abbiamo fatte nuovamente 2 iniziali, 1 e 2. Poi lavoriamo una maglia alta sulla maglia alta, quindi 1, 2 e 3, e nell'ultima maglia, che è questa, entra dove c'è proprio il marcapunto e mi fai 2 maglie, quindi 1, rientra nello stesso punto e fai un'altra maglia. Ora mi togli il segnapunto da questa parte, facciamo le nostre 3 catenelle per fare il nostro quarto giro, ok, quindi 1, 2 e 3 catenelle, gira il tuo lavoro e mi metti l'uncinetto, sì, il marcapunto nella terza catenella, che è questa. Ok, gira il tuo lavoro e mi fai nello stesso punto qui una maglia alta. Lavorami una maglia alta su ogni maglia alta, quindi 1, oltre le 2 che abbiamo fatto, sto contando da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sono le maglie centrali e adesso andiamo a finire con le 2 finali che si lavorano nell'ultima maglia dove abbiamo messo il nostro marcapunto, che sarebbe poi la terza catenella iniziale, quella in cima. E qui lavoriamo 2 maglie alte, praticamente stiamo facendo 2 aumenti, scusami, un aumento da una parte e un aumento dall'altra, quindi sono 2 aumenti ad ogni giro. Ok, ripetiamo, quindi 1, 2 e 3 catenelle, sulla terza metti il segnapunto, ok, gira il tuo lavoro, vai nella stessa maglia da dove sei partita e fai un'altra maglia alta, e questo è un aumento.
Ora mi lavori tutte le maglie, quindi qui ne hai una, 2, 3, sono sempre maglie alte, 4, 5, 6 e 7. Quindi adesso, a parte le due che abbiamo lavorato insieme, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le ultime due le lavoriamo dove c'è il marcapunto, quindi entriamo dove c'è il marcapunto e facciamo le due finali, quindi 1 e 1, 2. Puoi togliere il marcapunto e lo sposteremo. Allora, stiamo facendo praticamente la puntina del nostro scialle. Continuiamo, quindi 1, 2 e 3, nella terza catenella inserisci inserisci il marcapunto, gira il tuo lavoro e nella stessa, è sempre uguale, nella stessa vai a fare una maglia alta, quindi l'aumento. Adesso lavoriamo tutte le maglie alte, quindi 1, 2, una maglia alta su ogni maglia alta, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Quindi oltre alle 2 adesso ne hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo dove hai messo il marcapunto e andiamo a finire con le due maglie alte. Quindi ok, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri e abbiamo praticamente la punta del nostro scialle. Ora dobbiamo andare avanti nello stesso modo in cui ti ho mostrato, continuando ad allargare un po' di più la punta. Quanto vado ad allargarla? Quanto sarà la larghezza del tuo scialle? Io adesso vado avanti. Quando arrivo alla larghezza che voglio del mio scialle, mi fermo e torno in registrazione. Tu vai avanti esattamente come ti ho mostrato, facendo 2 aumenti per ogni giro, uno a destra e uno a sinistra. Formiamo questa punta fino a trovare la larghezza dello scialle che desideriamo. Ti mostrerò. Sono arrivata alla larghezza che va bene per me. Tu devi arrivare alla larghezza che sarà quella della tua sciarpa che va bene per te. Per quanto mi riguarda, io ho circa 25 centimetri. 25 di larghezza e sono sufficienti. Tu vai avanti per quanto ti occorre, ok? Ti dico anche quante maglie ho nel caso in cui tu avessi lo stesso filato: 2, 4, 6, 8 in totale, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Io ho 27 maglie. Bene. Cosa facciamo quando arriviamo alla larghezza? Semplicemente lavoriamo tutte maglie alte senza fare aumenti. Quindi partirai con 3 catenelle. Scusami che prendo un po' di filo. Quindi 1, 2 e 3 catenelle, giri il lavoro, non fai più la seconda maglia dove noi facevamo l'aumento, ma vai nella maglia successiva, quindi una maglia alta su ogni maglia alta senza più fare aumenti. Le maglie quindi resteranno sempre le stesse.
quindi lavorerai una maglia alta su ogni maglia alta, e quando arriviamo alla fine della nostra riga continuiamo fino a lavorare le ultime 2 maglie alte senza più fare nessun aumento. Ok? Senza più fare aumenti, quindi riparti di nuovo con 3 catenelle, giri il tuo lavoro e ovviamente passerai, non fai più l'aumento, passerai nella maglia successiva e inizierai a lavorare, quindi una maglia su ogni maglia e vai avanti così, e in questo caso dobbiamo trovare il nostro lungo rettangolo, quindi andiamo avanti fino ad arrivare alla lunghezza che ci serve, quindi vai avanti così, ci ritroviamo per finirlo a punta. Ok, siamo partiti da questo punto, poi siamo andati avanti con la nostra punta, la punta proprio del nostro scialle, sciarpa, perdonami, sciarpa, e poi dopo siamo andati avanti senza più fare aumenti. Io sono andata avanti, 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 per la lunghezza che dopo ti scriverò quanto appunto sono andata avanti. Io tieni conto che vorrei cercare di stare dentro il contenuto di questo gomitolo, quindi adesso vado a chiudere la mia sciarpa, ma voglio chiuderla sempre a punta, quindi come faccio? Dopo che sei andata avanti per i giri che tu vuoi e per la lunghezza che tu desideri fare, allora ripartiamo con la chiusura per fare la punta. Quindi noi siamo qui, andiamo a fare le nostre 3 catenelle iniziali, 1, 2 e 3, poi i prossimi 2 punti che sono 1 e 1, 2 li chiudiamo insieme, quindi vado in questa maglia come per fare una maglia alta, ma chiudo solo 2 asoline e ne tengo 2 sull'uncinetto. Vado nella maglia alta successiva, che è questa, entro, chiudo solo 2 e mi ritrovo con 3 maglie sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 insieme. Metti il segnapunto sull'ultima, che è questa, perché questa andrà lavorata, mentre quella che abbiamo fatto, anziché lavorare nel giro successivo 2 maglie, ne lavoreremo solo una, quindi abbiamo la prima e la seconda. Questa è la prima. Ok, metti il segnapunto, mi raccomando. Poi andiamo a lavorare una maglia su ogni maglia alta fino alla fine del giro. Quando arrivi a 3 maglie prima della fine, questa è la prima, seconda e terza, facciamo di nuovo una diminuzione, quindi in queste 2 andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo appena fatto, filo sull'uncinetto, entri nella prima e chiudi 2. Tieni le 2 asoline sull'uncinetto, di nuovo filo sull'uncinetto, entra nella seconda maglia e chiudi 2. Hai 3 asoline, chiudi tutto insieme. Prossimo giro questo varrà per una maglia. Qui abbiamo ancora una maglia, che è quella delle catenelle, ricordi? Una maglia, entri in testa o dove hai messo il marcapunto e fai la maglia alta. Quindi in questo giro abbiamo diminuito 2 maglie, uno da una parte e uno dall'altra. Ora per ripartire sono sempre 3 catenelle, giri il tuo lavoro e metti il marcapunto sempre sulla terza catenella, per non dimenticarti che qui c'è una maglia. Spero che ok. Ora prossime 2 maglie, fai attenzione, dove hai fatto la chiusura adesso ne hai una sola, quindi questa maglia qua, e facciamo di nuovo una diminuzione, quindi nella maglia successiva a quelle
a quella che abbiamo appena lavorato con le 3 catenelle, quindi la successiva è questa, la vedi anche se è tutto orsacchiottoso, però lo vedi qui, quindi entro e chiudo solo 2 maglie, quindi ovviamente prendo il filo sull'uncinetto, entro sulla maglia successiva che è questa, perché questa l'abbiamo già lavorata, quindi la successiva è questa, entro e chiudo 2 asoline, tengo le 2 asoline sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, vado nella successiva e chiudo di nuovo 2 maglie soltanto. Ora ho 3 asoline sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme e vado a lavorare tutte le maglie alte che sono da lavorare fino alla fine del giro. Ovviamente ti fermerai 3 maglie prima, una maglia alta per ora su ogni maglia alta, come abbiamo sempre fatto finora. Quando arrivi alle ultime 3 maglie, tu lo vedrai meglio magari perché non hai il filato pellicioso come il mio, però questa è una maglia, questa è la seconda maglia e questa è la terza, quindi 3 maglie prima della fine. Prendi il filo, vai sulla maglia, questa è lavorata, sulla maglia, sulla terza diciamo, no? Terzultima. Prendi il filo e chiudi 2. Vai nella penultima, che è questa dove c'era tra l'altro la chiusura di una maglia, la diminuzione, e fai la stessa cosa, prendi il filo e chiudi 2 e a questo punto abbiamo 3 asoline, 1, 2 e 3, chiudiamo tutte e 3 insieme. Abbiamo fatto un'altra diminuzione, l'ultima maglia va fatta pulita, cioè senza diminuzioni, e quindi facciamo la maglia alta. Puoi togliere il marcapunto per poi rimetterlo nel giro successivo. Vediamo di farlo girare, si sta torcigliando, così. Ok, facciamo ancora una diminuzione insieme, però le diminuzioni sono poi queste. Devi sempre partire con 3 catenelle e finire con una maglia alta. Sulla terza catenella inserirai il tuo marcapunto, ok? E poi andiamo a fare la stessa cosa, quindi individua qual è la tua maglia, questa corrisponde a questa maglia è quella che abbiamo appena chiuso e quindi corrisponde a 1 e questo a 2, quindi io vado nella, diciamo, questa è la seconda maglia e questa è la terza, quindi vado nella seconda col filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia e chiudo 2, vado nella terza maglia e chiudo 2 e poi chiudo tutte e 3 insieme. Stiamo continuando a diminuire in modo tale da formare nuovamente la punta. Lavora tutte le maglie a dritto, lavora tutte, scusami, tutte le maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta. Ti fermi a 3 maglie prima della fine, come abbiamo già visto, quindi questa è una, questa è la seconda e questa è la terza dove lavoreremo la maglia alta. Però queste 2, qui è dove c'è, nel giro precedente c'era la diminuzione, queste 2 vanno chiuse insieme. Filo sull'uncinetto, vado nella terzultima e chiudo 2. Filo sull'uncinetto, vado sulla penultima e chiudo 2. Le 3 asoline le chiudo tutte insieme. Nell'ultima maglia entro e faccio la maglia alta. E procedi in questo modo fino ad avere la nostra punta. Ti faccio vedere più avanti. Arriverai a questo punto dove hai la prima maglia, quindi questa, 1, 2 e 3, la prima maglia, poi hai 1 e 2 maglie che sono le diminuzioni della parte sotto e vado a chiudere anche queste, quindi come abbiamo sempre fatto, chiudo 2 e tengo 2, vado nell'altra maglia, la seconda, chiudo 2 e adesso ne ho 3, vado a chiudere e vado a chiudere anche l'ultima maglia, a lavorare l'ultima maglia con una maglia alta. Adesso di punti ne abbiamo 1, 2 e 3 e li chiudiamo tutti e 3 insieme, quindi
gira il lavoro, fai solamente 2 catenelle, vai sulla maglia centrale, questa, perché 2 catenelle? Perché dobbiamo chiudere 3 maglie insieme. Se facciamo 3 catenelle equivale a una maglia fatta per intero, 2 catenelle invece è una mezza maglia. Ok, quindi 2 catenelle, il filo sull'uncinetto, vai nella maglia che abbiamo chiuso nel giro precedente, questa, prendi il filo e chiudi 2, vai nell'ultima maglia che è questa, prendi il filo e chiudi 2, abbiamo 3 maglie e chiudiamo tutto quanto insieme e abbiamo formato così la punta finale. E quindi hai la punta iniziale e la punta finale. Ok, puoi chiudere adesso, puoi tagliare il filo. Quando tu taglierai, se prenderai questo filo, taglialo un po' più lungo, perché ti spiego. Questo filo non si sfilaccia in questo punto, tu puoi tirare quanto vuoi, non si sfilaccia, è un filato meraviglioso, ma ovviamente è una ciniglia lavorata intorno a un filo. Se io lo prendo da questa parte, vedi, il filo si toglie, quindi io ne prendo un po' di più perché so già che questo filo si sfilaccia. Allora, innanzitutto ho tagliato il filo, qui ho la solona dell'ultima maglia e la faccio passare all'interno e chiudo. E così ho chiuso il mio lavoro. Poi prendo il mio ago da lana e devo fare attenzione di chiudere molto bene questo punto. Quindi, perché è appunto una ciniglia, quindi cerca di passare in più punti senza rovinare la punta e e qui torno a fare una ripetizione, va bene, tanto ci capiamo, vero? Quindi cerca di far passare il tuo filo più e più volte, in modo che tu sicuramente conoscerai meglio di me, in modo sicuro, ok? Quindi vai a fermarlo più e più volte, mi raccomando, perché se stai usando la ciniglia, se è un altro tipo di filato, allora va bene, ma se è una ciniglia fai attenzione che può sciogliere il nodo. Quindi come vedi io sto passando più e più volte, facendo attenzione di non disfare la mia punta. Quando siamo sicuri di aver chiuso bene, possiamo tagliare. Ok, è scivolato via tutto. Ecco, perfetto. Fai la stessa cosa nella punta opposta. Ok, praticamente lunga 1,60, quindi per una sciarpa è molto corta, è cortina come sciarpa, però a me va bene perché quando poi, adesso ve l'ho fatta vedere anche sul manichino, quando poi metterò il cappuccio io devo fare soltanto un giro e comunque voglio stare in un gomitolone. Voglio fare tutto con un gomitolone, poi magari lo rifarò con altri filati, però questo si presta molto perché è solo una maglia alta, quindi o utilizziamo un filato sfumato e che dà un po' di risalto al progetto, altrimenti è molto piatto, no? Come, che però, attenzione, molto piatto, molto semplice, ma io lo trovo sempre molto molto carino. Possiamo sempre abbellirlo anche con dei fiorellini, con decorazioni e quant'altro. Io lo lascio così. Non faccio le nappine, volevo fare le nappine, ma non le faccio perché, proprio perché è un filato in ciniglia, l'ultima parte della nappina ovviamente si può disfare, quindi dovrei fare per ogni filo della nappina un nodino e poi, quindi evito di fare le nappine, lo lascio semplice. Ora, per chi vuole invece fare il cappuccio, deve fare così: innanzitutto provare dalla metà del cappuccio, cioè mettilo a metà. In poche parole devi decidere la larghezza, non l'altezza, perché l'altezza la andiamo a fare insieme, la larghezza del tuo cappuccio.
Allora prendi le due punte, le metti insieme e poi vai a cercare la metà del tuo cappuccio. Io la metà l'ho qui e la segno col mio marcapunto. Andiamo a vedere se è proprio così. Sì, perfetto, la mia metà è qui. Allora adesso determino la larghezza del cappuccio, quindi io ho provato e più o meno non trovo più, l'ho trovato. Allora praticamente io ho fatto un calcolo dalla mia spalla, da una spalla all'altra spalla, quindi e mi è venuto fuori un 40 centimetri, quindi faccio 20 centimetri prima del mio marcapunto, quindi 20 centimetri, e metto il marcapunto, quindi praticamente qui. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, però questa volta conto quanti giri ho fatto fino al marcapunto, perché col centimetro basta un po' di tensione e lo perdiamo. Quindi qui ho, dove c'è il marcapunto, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, nel 14° ho la punta, quindi devo contare 13 dall'altra parte. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Ok, quindi apriamolo e abbiamo questa che è l'apertura da questo punto a questo punto, l'apertura, diciamo quella che sta sulle spalle del nostro cappuccio. Prima di procedere con l'avanzamento lavoro del nostro cappuccio, controlla, appoggialo sulle spalle e guarda se per te va bene questa misura. Fatto quello, provato, quindi hai provato e hai visto che va bene, riprendiamo il nostro filo e il nostro gioco, il nostro lavoro. Ok, partiamo dal primo marcapunto che abbiamo preso e l'inizio del nostro filo, che è qui dove lascerò un po' di codina, e parto con le mie 3 catenelle. Anzi, per bloccarlo bene qui all'inizio, solo all'inizio, rientro e faccio una maglia bassissima che si fa in questo modo: entra, prendi il filo e lo porti all'interno. Ok, adesso vai con solo 2 catenelle perché abbiamo fatto un inizio con la maglia bassissima, no? Quindi mi dà già l'altezza. Nello stesso punto rientra e fai la maglia alta, quindi nello stesso spazio abbiamo fatto 2 maglie alte. Adesso in questa maglia, questa che è praticamente la maglia alta messa in orizzontale, quindi forma questo foro, entra e fai 2 maglie alte. In ogni spazio farai 2 maglie alte, quindi entra nello spazio successivo e mi fai 2 maglie alte. Nello spazio successivo entra e fai 2 maglie alte. E continua in questo modo in ogni spazio che tu vedi. Lavora 2 maglie alte, in poche parole nel corpo della maglia alta messa in orizzontale, vedi? Nel corpo della maglia alta, quindi qui ne lavori 2. Continua a lavorare 2 maglie alte in ogni spazio di base. Io nel frattempo sto nascondendo anche la codina. Arriviamo, questo è il nostro centro, ma non ci interessa più, lo puoi togliere. Arriviamo fino al marcapunto opposto. Arrivati alla fine,
lavori le ultime 2 maglie alte e hai finito. Adesso puoi fare 3 catenelle, girare la tua sciarpa, quindi gira il lavoro e riprendi a lavorare semplicemente come abbiamo fatto per la sciarpa, solo che qui hai una larghezza differente, quindi una maglia alta su ogni maglia alta, semplicemente così. E vai avanti in questo modo. Adesso qui c'è il mio filo che devo tagliare. Vai avanti in questo modo fino a creare l'altezza del tuo cappuccio. Ti faccio vedere. E vi faccio vedere dove sono arrivata. Questa è la parte che si vede sul davanti e questa qui è la parte che abbiamo allungato. Allora, io mi sono fermata. Allora, mi sono fermata a circa 26 centimetri da dove ti ho lasciata, ok? Quindi mi sono fermata qui, e cioè sono andata avanti per 26 centimetri, anche perché, come sai, avevo solo quel gomitolo e quindi più di così non posso andare avanti. Adesso lo chiudo e andiamo a vedere come si chiude il cappuccio. Per realizzare appunto il cappuccio, aver avuto più filato sicuramente avrei potuto renderla più lunga, ma francamente non mi dispiace neanche così cortina, perché non è proprio cortina. E quindi con un gomitolo, diciamo, se hai preso questo tipo di filato, più o meno segui la mia misura, perché altrimenti non riesci ad arrivare a finire più che altro il cappuccio. Se devi fare il cappuccio, se non devi fare una specie di mantella, sciarpa mantella, ok? Detto questo, in base invece al filato che tu hai, guarda bene dove la parte che tu reputi essere dritto o rovescio. Quello che ti piace di più è il dritto. Quindi che cosa fai? Metterai dritto sul dritto, in questo modo. Parliamo della parte del cappuccio, ok? Quella che abbiamo fatto, vedi questa parte rettangolare che abbiamo fatto. Prendi, questa è la parte dritta, diciamo, per me è dritta, per me è uguale da una parte all'altra, diciamo la parte più bella, che tu reputi essere più bella, la metti, la combaci una con l'altra e la chiudiamo a rovescio, in modo tale che quando giriamo il capo rimanga sul dritto, diciamo la cucitura bellina rimanga sul dritto. Poi ora lo puoi chiudere ad ago sicuramente, altrimenti lo chiudi ad uncinetto come faccio io. Una cosa, io ho utilizzato il 4,5 per lavorare questa maglia, ma lo chiuderò con un 5 in modo tale che non tiri la chiusura, perlomeno perché questo è molto 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 elastico, preferisco che non tiri. Quindi cosa faccio? Riprendo da dove ho finito, ok? Vado a e entro praticamente nella prima maglia alta in testa, quindi qui, prendo il filo, lo porto all'interno e all'interno. Ok, così abbiamo chiuso il nostro cappuccio e andiamo verso la parte unita, ok? Quindi verso la fine. Ora tu devi semplicemente lavorare. Allora, in questo modo entri nella maglia, la prendi tutta, entri nella seconda maglia, occhio che sia la seconda, questa è la prima e questa è la seconda. Entri nella seconda maglia, prendi il filo e lo porti all'interno. Tieniti morbida, un motivo di più che appunto ti chiedo di magari usare un uncinetto mezzo punto più grande in modo tale da tirare il giusto. Poi vai nella terza, in quella successiva comunque, e nella terza prendi il filo e lo porti dentro. Stiamo facendo delle maglie bassissime e continui così, facendo attenzione a prendere tutte le maglie sia da una parte che dall'altra. Quindi questo, vedi che io lo tengo piuttosto morbido.
deve essere la corrispettiva, e dall'altra parte. Vedi, se tu guardi bene, questa l'hai lavorata, quindi è quella successiva che devi lavorare. Quindi così. E vai avanti in questo modo. Ok, sono arrivata all'ultimo punto. Ne faccio uno in più. Ok, ora controllo prima di tagliare il filo, prima di tagliare il filo controllo. Ho chiuso quindi tutto il mio cappuccio, controllo che la chiusura sia venuta come piace a me. Ok, va benissimo. Posso tagliare quindi il filo e nasconderlo all'interno. Te lo faccio vedere così, vedi? No, così non si riesce a vedere bene. Comunque questa è la parte centrale del cappuccio. Certo, aver avuto del filato in più l'avrei rifinito, ma quasi quasi lo farò in un altro colore, perché ho del filo, lo sto facendo con voi, ho del filo, vediamo un attimo, della Ice Yarn, quello che ho. Vediamo un attimo come mi viene con un altro filato. Possiamo lasciarlo così com'è, ovviamente, quindi proprio solo in questo modo, quindi la sciarpa e il suo cappuccio, altrimenti io non ne ho più di questo perché ne ho preso uno soltanto proprio per provarlo, ma la prossima volta, visto che me ne farò un altro, lo prenderò, ne prenderò due e probabilmente in contrasto. Io ho questo filato che non è della Temu ma dell'Ice Yarn, e tra l'altro non c'è neanche più questo filato qui, e proverò ad usare questo, vediamo come mi viene. Il colore mi piace come contrasto, quindi vado ad usare quello e farò un giro semplicemente. Adesso vedo se di maglie alte o basse, in base, qui c'è il prossimo lavoro, quindi lo lasciamo lì, in base a come mi viene, e penso di fare più di un giro, quindi voglio lavorarlo tutto intorno, partiamo proprio dalla base, cioè praticamente dalla parte che va diciamo dalla fine del nostro scialle all'inizio del nostro cappuccio, quindi entro qui. Non ho neanche provato, io penso che con un 4 dovrei lavorarlo bene, penso proprio di sì. Quindi entriamo qui nel primo, ti faccio vedere, ma non so neanche se poi mi piacerà o no, intanto ti faccio vedere come faccio. E quindi vado a fare 2 maglie basse, facciamolo con le maglie basse in ogni barretta che trovo della mia base, ok? Quindi ogni barretta della maglia alta, vedi, ogni spazio, come abbiamo fatto per allungare il cappuccio, però anziché fare delle maglie alte faccio delle maglie basse, quindi semplicemente entro senza aver caricato l'uncinetto, prendo il filo e lavoro la maglia, quindi entro, prendo il filo, riprendo il filo perché ho 2 asoline e chiudo. Quindi sto facendo semplicemente 2 maglie basse in ogni barretta. Allora tu mi vai in giù e per ora continuo così, semplicemente facendo in questo modo. Se mi accorgo che le 2 maglie basse non bastano per arrivare all'altro spazio, quindi che mi tira, ma vedo che sta andando bene, avrei fatto magari una catenella tra le 2 maglie basse e le altre 2 maglie basse, in base al filato che hai, ok? In base al filato che tu hai, a quel punto puoi modificare con una catenella o addirittura 2, se un filato, vedi che tendo a fare la maglia alta, se un filato con il pelino è facile, dipende poi dallo spessore, se lo stesso andrebbe bene anche come faccio qui, quindi 2 maglie basse
e poi salti sull'altra maglia alta e fai 2 maglie basse, semplicemente così. Sai che non mi dispiace per niente, vado avanti per tutto il perimetro, quindi lavorerò tutta, rifinisco praticamente tutta la parte. Quando arrivo sulla punta ne faccio due maglie basse proprio nello stesso punto e poi vado a lavorare l'altra parte e faccio così fino ad arrivare qui sotto, che è la parte sotto della nostra sciarpa, insomma tutto il perimetro, e lavoriamo ovviamente anche il cappuccio. Non so se farò un giro soltanto o due, lo vedrai tra un attimo.